Cosa significa un derby e del perché quello di Milano è unico? Vi rimandiamo all'episodio 10 di questo podcast, Voci a San Siro. Il rimpallo sfruttato da Christian Pulisic non ha cambiato le nostre considerazioni su una sfida che continua a monopolizzare i pensieri di un buon tre quarti della città. Non vale una stagione come altre latitudini, ma la settimana, anzi la week, se la prende sempre tutta quanta. Le coppe se ne fanno una ragione. Ma il derby in trasferta ha sempre quel gusto un po' speziato in più, anche perché lo stadio è diviso non esattamente a metà, ma comunque curve a parte, con macchie di colore disomogenee. E ogni tanto l'atmosfera caldissima, quasi balcanica, da Stella Rossa contro Partizan a Belgrado, funziona da deterrente per chi è in casa e da benzina per chi è ospite. E quindi ci perdonerete delle analogie tra Federico Di Marco e un certo qual terzino tedesco, delle cose che abbiamo imparato da Como Inter, delle 3 certezze che ci portiamo dietro da Inter Genoa, vi parleremo settimana prossima. Vi raccontiamo in questo speciale episodio monografico i 12 Milan-Inter da tramandare ai posteri. Questo è Del Cielo della Notte, un podcast di Inter prodotto da Intermediaus. Io sono Alessandro Villa e ogni settimana cerco di tracciare insieme a voi il punto sulla mappa del mondo nerazzurro. Oggi siamo qui. A volo d'angelo. Stagione 1988-89, il Milan di Sacchi è campione in carica, ma il doppio impegno stressa i giocatori che accusano stanchezza. Al derby inizio dicembre arriva a -5 dall'Inter che invece a sorpresa sta facendo il vuoto dietro di sé. Merito di un patto estivo dopo essere stati eliminati dalla Coppa Italia in estate. In Europa va meno bene dopo una vittoria da leggenda in casa del Bayern Monaco con gol strepitosi di Berti e Serena. Gli uomini di Trapattoni al ritorno buttano la qualificazione a San Siro subendo 3 gol in 6 minuti. Al derby arrivano con una strategia precisa: non prenderle. Ramon Diaz in panchina, al suo posto titolare Fanna. In campo si vede solo il Milan però per 25 minuti, ma i rossoneri non trovano la porta di Zenga, in quel momento il miglior portiere al mondo. Basta mettere la testa fuori dalla tana una volta. Lancio di Matteoli, cross in corsa perfetto di Bergomi, tuffo coreografico di Aldo Serena. 10.000 interisti impazziscono di gioia, 75.000 adepti del culto di Arrigo Sacchi si guardano increduli. Il punteggio non cambierà più. Il Milan di fatto abdica in Italia, ma si consolerà e come in Europa l'Inter prende il volo verso una delle cavalcate scudetto più entusiasmanti della sua storia. Ci sono uomini da derby, perché nel derby fanno gol intanto, perché incarnano in tutto e per tutto lo spirito dei tifosi e perché magari se ne escono con qualche frase da tatuaggio per i tifosi di qui sopra. Mister Nicola Berti, fate pure 3 su 3. Siamo arrivati ancora secondi in campionato? Beh, meglio secondi che milanisti, disse una volta. E se dici questa frase, negli anni 90 devi essere molto coraggioso. Nicolino lo era e sblocca lui il derby del novembre 1990 su un San Siro pieno di buche. Gli fa le spese l'arbitro Delia che zoppica vistosamente. A 6 minuti dalla fine, rimessa laterale, cross di Klinsmann, gol di Berti, esultanza che non si dimentica. La cosa più bella, l'aveva detto tutta la settimana. Oh ragazzi, domenica faccio gol. E durante la partita l'aveva detto anche agli avversari. Adesso vi faccio un gol. Ma da pazzo, adesso vi faccio un gol. Come il biliardo, E dichiarato. io ho fatto un gol. Dichiarata, una roba che non faccio mai, però quella me la sentivo ed è uscita così. Primi anni 90 si era detto il Milan di Berlusconi economicamente irraggiungibile, compra semplicemente i migliori giocatori d'Europa. Manca la riserva di Van Basten. Ecco Jean-Pierre Papin dal Marsiglia. Niente di che, solo il pallone d'oro in carica. Serve un'alternativa a Donadoni. Ecco Gianluigi Lentini dal Torino, costato svariate decine di miliardi. In stipendi il Milan spende più del doppio dell'Inter, 67 miliardi a 32. Nel derby in casa va avanti proprio grazie a Lentini che segna un gol spettacolare. L'uomo in più della stagione interista è Ruben Sosa, che però si fa male quasi subito. La partita sembra segnata quando a un certo punto Gigi De Agostini, terzino sinistro, l'interista che non ti ricordi di questa settimana, dai 25 metri per calciare in porta sembra allontanare il pallone. La sfera però rimbalza nel fango presente nell'area piccola, si inerpica sopra la spalla del portiere rossonero e finisce in rete.
1-1 e i tifosi interisti che beffardi canteranno Antonioli in nazionale. Antonioli ci metterà anni a riprendersi dall'errore, diventando poi il portiere della Roma scudettata nel 2001. Quello che per lui è stato un film dell'orrore, per i tifosi interisti fu il più godurioso dei partiti. Milan e Inter nel 1997-98 vivono due annate profondamente diverse, o meglio, l'Inter e tutte le altre squadre del pianeta si dividono in due gruppi distinti. Primo gruppo, chi ha tra le sue fila Luis Nazario da Lima. Secondo gruppo, tutto appunto il resto del pianeta. Ci sono stati giocatori più continui, più completi, più televisivi, più alti, più grossi, più quello che volete. Ma per quello che abbiamo visto, con il Ronaldo 97-98 rivaleggia nella storia del calcio soltanto un certo numero 10 cui è dedicato l'attuale stadio del Napoli. Il derby non fa eccezione. Segna Simeone, subito. L'Inter prova e riprova a centrare il raddoppio, ma non ci riesce finché Moriero ha un'intuizione illuminante: lanciare la palla in corsa al giocatore più forte e veloce mai visto. Nessuno lo prende, solo il malcapitato Ibrahim Ba accenna a stargli dietro, giusto per finire nella foto ricordo. Il pallonetto in corsa di esterno e l'esultanza a indici alzati restano impressi nella memoria ben più di quanto qualsiasi tatuaggio potrebbe mai fare. Il terzo gol ancora di Simeone serve soltanto per la cronaca e per vedere come l'orgoglioso argentino abbia negato il più facile degli appoggi a Ronny con una corsa improbabile chiusa da un diagonale con un angolo totalmente impossibile. Poco importa. 0-3. Milano è interista. Il primo senza Peppino. Di Giuseppe Prisco avevamo già parlato in questo podcast e per cercare le frasi celebri basta un rapido giro su un motore di ricerca. Oppure, nel caso, chiedete a qualche interista non proprio giovanissimo, ve lo citerà con la stessa sicumera con cui un analfabeta funzionale cita l'arte della guerra di Sun Tzu. L'ultima partita che ha visto Giuseppe Prisco in vita sua fu Brescia-Inter, ritorno al gol di Ronaldo dopo 2 anni di calvario dovuto agli infortuni. Il primo derby che non poteva vedere fu Milan-Inter del marzo 2002, Inter obbligata a vincere, Milan che resisteva. A un certo punto, però, la palla entra dentro quasi per inerzia. Sponda di Vieri, tiro di vento, la respinge Abbiati, ancora Bobone, come un falco si butta sul pallone, la tocca in qualche modo. Gol. Un gol di coscia a 10 minuti dalla fine, sotto la Nord. Sarebbe piaciuto vincere così un derby all'avvocato più famoso della storia interista. Dida, Cafù, Nesta, Calazzi, Jankulowski, Gattuso, Pirlo, Ambrosini, Kakà, Seedorf, Inzaghi. Entrano Maldini, Oliveira, Gilardino, allena Ancelotti, Giulio Cesar, mai con Cordova Materazzi Grosso, Vieira da Curzanetti, Stankovic, Ibrahimovic, Crespo, entrano Burdisso, Figo, Samuel, allena Mancini. Il 3-4 del 28 ottobre 2006 è uno dei punti più alti dal punto di vista della qualità dei giocatori e dello spettacolo visto in campo del derby della Madonnina. Una squadra vincerà la Champions, l'altra realizzerà il record di punti della storia della Serie A, poi battuta dalla Juventus qualche anno dopo. Il derby a ottobre è uno statement e si vede di tutto. Crespo la sblocca dopo pochi minuti, Stankovic fa il 2-0 con un destro all'incrocio dei pali e torneremo sul serbo. Ibrahimovic finalizza un contropiede capolavoro, poi Seedorf la riapre e arriva il momento Materazzi. Marco è stato un giocatore di un'altra epoca. Ha giocato interi campionati in Serie D, in Serie C e in Serie B. In Serie A ci è arrivato a 26 anni, è passato anche dalla Premier League all'Everton, poi l'Inter nel 2001, anni 28. Ne ha viste tante, è un giocatore ruvido, il classico, difensore di una volta imbattibile nei contrasti aerei che, citando il brano di Guè, reso ulteriormente famoso da Paolo Sorrentino nel suo ultimo film, La Grazia, chiede dopo perdono, non prima per favore. È il classico giocatore, diremmo oggi, polarizzante. Se ce l'hai, ti fa impazzire. Se non ce l'hai, lo odi. La curva del Milan lo ha sempre preso in mira e Matrix non si è mai tirato indietro. Un gol al derby val bene una maglia tolta. In quei momenti, si sa, non si sta lì troppo a ragionare. Solo che Materazzi era già ammonito e la maglia la solleva soltanto un po'. Giusto il tempo di mostrare gli auguri a suo figlio Davide che fa gli anni proprio quella sera. Tutto è vano, espulso. Il coro che lo accompagna all'uscita non è proprio una ninna nanna e Matrix gli indica alla curva avversaria il proprio numero. Guarda un po'. Vi ha segnato il 23. È il gol che decide la partita. Gilardino e Kakà accorciano con 2 reti capolavoro. L'Inter resiste in 9 perché Mancini ha finito i cambi e Vieira non riesce a correre, ma vince la partita con un gol di Marco Materazzi. Parte il cross di Figo, palla dentro, colpo di destra di Matrix, e gol! Matrix! Un gol del derby, Matrix! Sarebbe stato un grande western all'italiana, magari di Sergio Leone.
di quelle in cui all'inizio ci si guarda e ci si studia e poi si parla e si spara. L'Inter arriva da un'estate complicatissima, il mercato ha portato Eto'o e soldi, tanti soldi, il cambio di Zlatan Ibrahimovic, e senza Ibra l'Inter non vince più. Almeno è quello che si legge sui giornali, è quello che sembra accadere tra una Supercoppa sfuggita in Cina contro la Lazio in maniera incredibile e un esordio in casa con il Bari a dir poco contraddittorio. 1-1 che poteva facilmente essere una vittoria dei pugliesi nel finale. Manca qualcosa a questa squadra e qualcosa, anzi qualcuno, effettivamente arriva negli ultimi giorni di mercato. Si chiama Wesley Sneijder, ex numero 10 del Real Madrid, che vuole disperatamente disfarsene, che arriva all'Inter 2 giorni prima del derby e coi compagni fa giusto un allenamento. Mourinho a sorpresa lo schiera titolare. L'olandese ci mette 5 minuti per far capire che non scherza. Missile a girare, bravo Storari. Di là però anche il Milan regge, e come. In difesa ci sono Nesta e il neoacquisto Thiago Silva e superarli sembra davvero impossibile. Il muro reggerà per mezz'ora, poi si comincia ad animare la scena. Gli attori parlano. La prima parola la dice Thiago Motta. È Toma, prendi in portoghese. La grida dopo aver fatto finire all'incrocio dei pali una delle più belle azioni della storia della Stra cittadina. Eto'o, Zanetti, Motta, Eto'o, Milito, Thiago Motta. Precisi e coordinati come l'orologio astronomico del campanile di Praga. 1-0. Il Milan si riversa in avanti e si trova scoperto su una palla che Maicon lancia per Eto'o. Il campione del Camerun corre e una volta entrato in area è abbattuto da Gattuso. Tra lo stupore generale e il cartellino al centrocampista è soltanto giallo e non rosso. Incomprensibile. E il rigore lo batte Milito, che batte, come di solito Milito batte il rigore nei derby. Una cannonata sotto la traversa. E Gattuso? Il rosso arriva lo stesso. Qualche minuto dopo il calabrese travolge Sneijder a centrocampo. Aveva chiesto il cambio alla sua panchina, ma Seedorf si era attardato nell'ingresso, pare, per mettersi le scarpe. La seconda parola la dice Gattuso verso il suo allenatore Leonardo, ma qui non possiamo riportarvela, anche se il labiale è chiarissimo. Ci pensa Maicon a chiudere la pratica un minuto prima dell'intervallo, con il terzo gol, sotto la curva sud. E ci pensa nel secondo tempo Dejan Stankovic a mettere il punto sullo 0-4 con un gol da 30 metri all'incrocio dei pali. Il serbo ha fatto vedere come si fa. Per il suo gol numero 4 del derby di Milano, niente male per un centrocampista. Gennaio 2012, come a volte succede, il Milan è più forte, ma a vincere il derby è l'Inter. Onestamente è un derby con pochi materiali inediti. Non la prima cavalcata di Zanetti, non il primo errore di Abate, non il primo gol decisivo di Milito. Cosa c'è di nuovo? Beh, che vi rispondiamo alla domanda posta nell'episodio numero 10, Voci a San Siro, ovvero chi è il personaggio che esulta con il principe completamente mascherato? È Stefano Rapetti, attuale preparatore atletico nerazzurro, anche allora in forza all'Inter. Marzo 2019 l'Inter sembra una vittima annunciata, il Milan di Gattuso va molto più veloce e c'è in attacco Krzysztof Piątek, polacco, che segna in continuazione. Nell'Inter l'uomo derby sarebbe Mauro Icardi, 5 gol nelle ultime 3 cittadine, ma l'argentino non è disponibile per il match. Al suo posto un giovane connazionale, Lautaro Martinez, 21 anni e l'onere di caricarsi sulle spalle l'attacco interista. L'Inter passa con Vessino, raddoppia con De Vrij, poi Bakayoko accorcia le distanze. Mentre il Milan preme, l'Inter ha un calcio di rigore a causa dell'atterramento di Politano. Sul dischetto proprio Lautaro Martinez che batte Gigio Donnarumma con una soluzione di potenza. Inutile il gol finale di Musacchio. Il risultato non cambierà più. Per Lautaro Martinez ci saranno altre occasioni di essere l'uomo derby. Non deve aspettare troppo il Toro, l'unico Milan-Inter della storia a causa Covid-19 a porte chiuse. È un monologo interista. In cattedra sarà il numero 10 che prima sfrutta un assist di Lukaku in apertura, poi firma la sua personalissima doppietta, finalizzando un'azione di squadra straordinaria. Di una squadra che giocando a memoria si è strameritata lo scudetto che arriverà qualche mese dopo. Un test di decibel come quelli che si fanno alle strutture che dovranno ospitare i concerti, il Milan-Inter che 20 anni dopo vale ancora una finale di Champions League. L'inferno arriva prima del fischio di inizio. L'atmosfera nel San Siro rosso-nero prima dell'andata è satura. Al riscaldamento un boato per gli 11 di Pioli fa tremare lo stadio, una pioggia di fischi sommerge i nerazzurri. Poi inizia la partita. 8 minuti l'Inter passa, Dzeko beffa Calabria e mette la gamba al posto giusto sul corner. 0-1. Poco dopo l'Inter raddoppia, apertura di Barella, cross di Di Marco, sì, quel Di Marco. Teo Hernandez scivola, arriva Mkhitaryan che impalla da Maignan. 0-2. Il cronometro dice 10 minuti e 18 secondi.
15:02, sempre l'Armenio lascia Çalhanoğlu che tira fortissimo da 30 metri, palo interno ma la palla non entra. 30:04, Lautaro si vede sia Tomori che Kier, di tacco la sposta verso il dischetto, poi sente un contatto e va giù, l'arbitro dà rigore. In quel preciso momento San Siro, che solo poco più di mezz'ora prima era una bolgia, è ridotto al silenzio. Stanno zitti i tifosi del Milan, che vedono arrivare una disfatta epocale. Stanno zitti i tifosi dell'Inter, terrorizzati dall'abisso di uno 0-3 che non saprebbero gestire emotivamente. È troppo e tutto assieme, così non va mica bene. La felicità, come tutte le emozioni positive, va sorseggiata in piccole dosi. L'arbitro va al VAR e il rigore lo toglie. La partita finisce così, l'Euroderby di fatto anche, il ritorno sarà soltanto un lungo trampolino verso la fine. Arriva Milan-Inter la giornata 33. L'Inter è davanti in classifica, molto davanti, e se vince, campione d'Italia. Parte forte, corner di Di Marco, sì, quel Di Marco, torre di Pavard, testa di Acerbi, 1-0. Nel secondo tempo, sotto il secondo anello verde, Marcus Thuram raccoglie il lancio di bastoni, comincia un 1 contro Tomori, prova a darlo in mezzo, l'inglese lo contrasta, poi cambia idea, converge verso il centro e lascia partire un destro che sorprende Maignan. Per una volta l'attaccante francese perde il suo proverbiale aplomb ed esulta come non si dovrebbe mai esultare, facendo capire a tutto l'uditorio che lui gli attributi li ha. Il Milan tramortito si rianima, non ci sta, non stasera, non a casa nostra. Proprio Tomori accorcia le distanze a 9 dalla fine, raccoglie il pallone in fondo alla rete, incita i suoi tifosi. Non è finita. Teo Hernandez e Denzel Dumfries vengono alle mani, espulsi. Calabria dà un pugno in area a Frattesi, fuori anche lui. I rossoneri spingono, all'ultimo secondo di recupero c'è un corner, in area c'è anche Mike Maignan. L'angolo però è battuto basso, sul primo palo c'è Mkhitaryan anche allontano. 3 fischi. Il collega Francesco Repice di Radio Rai, che da oltre 30 anni racconta il calcio alla radio, ha l'intuizione di una carriera. Non è un momento questo, è un orario. Sono le 22:43 del 22 aprile del 2024. L'Inter è campione d'Italia per la 20ª volta nel corso della sua storia leggendaria. Il 22 aprile è stata una serata indelebile per tutti gli interisti e anche, al conteggio attuale, l'ultimo derby vinto dai nerazzurri. Non vi annoieremo qui con le classifiche del terzo millennio, su quante volte è arrivata avanti l'Inter e quanto il Milan e su quanto stiamo nel punteggio assoluto nel derby. Ma cosa c'è da fare? E da Piano Gentile è ben chiaro a tutti. Del cielo della notte è un podcast di Inter prodotto da Intermedia House. Se vi è piaciuto e anche se vi è piaciucchiato ma pensate che la prossima puntata sarà sicuramente un filo meglio, cliccate la campana che trovate appena sotto il titolo del podcast su Spotify per non perdere neanche un episodio e darci 5 stelle. Mommy told me I should sing all this paper, but I can't really take it to the grave. And I don't know how long I got, 'cause the streets